Ci sono i classici della letteratura, ci sono i classici della narrativa, i classici della filosofia, i classici dei fumetti, ma ci sono anche altri tipi di classici, ovvero libri che parlano di tecnologia. Libri che tracciano la storia delle idee e delle tecniche che hanno permesso la creazione di diverse tecnologie, come per esempio la realtà virtuale, la realtà aumentata, la realtà mista e quello di cui ci occupiamo in questo canale. Ovviamente classici in senso lato, dato che il più datato ha circa 40 anni. Certo, non sono Dante, Cervantes o Platone, ma sono dei libri che, pur essendo datati e scritti molto tempo fa, hanno, secondo il mio parere, molto da dire anche oggi. Purtroppo però classici vuole anche dire libri che nella maggior parte dei casi non sono più stati ristampati. In ogni caso si trovano abbastanza facilmente nel mercato dell'usato o comunque in biblioteche specializzate, magari universitarie. Parliamo di libri pubblicati tra gli anni 80 e gli anni 90 e quindi voi vi chiederete perché nel 2021 dovrebbe importarci qualcosa di questi libri e soprattutto perché andarli a cercare e addirittura acquistarli? Con questo video vorrei rispondere a queste domande consigliandovi 3 libri che secondo me possono essere considerati come essere i 3 classici fondamentali per gli argomenti che trattiamo in questo canale. Quindi facciamo un tuffo negli anni 90. Il primo libro di cui voglio parlarvi è Artificial Reality 2 di Myron Kruger. Questo libro è stato pubblicato nel 1991 e più o meno nello stesso periodo ha avuto anche una versione italiana chiamata Realtà Artificiali, che credo però abbia avuto una diffusione limitatissima. Come avrete potuto intuire, il titolo di questo canale è ispirato al titolo di questo libro. Questa è la seconda copia che compro di questo libro. La prima, che ero riuscito a reperire anni fa, era in condizioni non proprio ottimali, mentre qualche tempo fa sono riuscito a trovarne una che è veramente messa bene, quasi nuova. Voi vi chiederete perché comprarne addirittura 2 copie? Questo perché, secondo me, questo libro rimane, a dispetto degli anni, uno dei migliori libri sul tema e una costante fonte di ispirazione, almeno per me. Partiamo dal titolo, che ha un'importanza tutta sua. Dobbiamo ricordare che prima che, per esempio, la VPL Research o personaggi come Jaron Lanier rendessero popolare il termine virtual reality, una delle prime definizioni proposte e utilizzate per descrivere tutti quei sistemi immersivi e interattivi che stavano venendo alla luce negli anni 80 era proprio artificial reality, ovvero il termine coniato da Myron Kruger in questo libro. Artificial Reality 2 è la versione riveduta e ampliata di un altro testo chiamato Artificial Reality e pubblicato sempre da Myron Kruger nel 1983. Questa prima versione era a sua volta la riscrittura della tesi di dottorato di Myron Kruger incentrata soprattutto su 2 sistemi interattivi, ovvero Glow Flow e Video Plays, che Kruger aveva sviluppato negli anni 70. Tornando al libro, diciamo però che la parte ampliata di Artificial Reality 2 è probabilmente la meno interessante. Infatti questa parte è stata probabilmente aggiunta per includere una descrizione delle tecnologie sviluppate tra la prima edizione del libro e il 1990. La parte più interessante del libro è invece quella in cui Myron Kruger spiega la sua visione di Artificial Reality. Comunque, dato che ce l'ho qui con me, vi mostrerò alcune pagine di questo libro. Come possiamo vedere, troviamo molte illustrazioni e sketch di idee, prototipi e sistemi che Myron Kruger ha sviluppato negli anni. Dobbiamo ricordarci che questi lavori risalgono agli anni 70 e ai primi anni 80.
Dunque, perché dovreste recuperare questo libro? Innanzitutto per conoscere la figura di Myron Kruger, che secondo me è uno dei cosiddetti geni incompresi della seconda metà del 1900. Ovviamente questa è una mia opinione. Anche se in bilico costante tra arte e ingegneria, e questa forse è una delle motivazioni per cui non è mai stato ben compreso all'epoca né dagli ingegneri né dagli artisti, Kruger è stato uno dei più importanti pionieri e visionari nel mondo della realtà virtuale e dei sistemi interattivi. E per questo ci dedicherò un video a parte. Io, Myron Kruger, me lo sono sempre immaginato come una persona che davanti a sistemi e devices che consideriamo innovativi e incredibili oggigiorno potrebbe tranquillamente scrollare le spalle e dire bah, interessante, io l'ho fatto 50 anni fa. Quindi secondo me quello che è contenuto in questo libro, le idee, i prototipi, le visioni sono assolutamente attuali, altro che libro datato. Il secondo classico di cui voglio parlarvi è questo, Virtual Reality di Howard Rheingold. Questo libro l'avevo letto alcuni anni fa, però me ne mancava una copia fisica. Per fortuna recentemente in un mercatino dell'usato mi sono imbattuto in una copia tenuta molto bene e quindi non sono riuscito a sfuggire alla tentazione di acquistarlo. Pubblicato inizialmente nel 1991 e poi nel 1993 in una traduzione italiana, senza motori di ricerca, social networks o Wikipedia, questo libro ha rappresentato nei primi anni 90 una vera e propria porta d'accesso su tutti quei laboratori, aziende, università che stavano sperimentando e delineando le tecnologie di realtà virtuale a partire dagli anni 80. Questo infatti è l'aspetto che salta più all'occhio del libro. Rheingold infatti è andato a vedere di persona con i propri occhi questi laboratori, è andato a provare ogni singolo device e questa sua passione, questo suo interesse traspare nel libro anche a distanza di quasi 30 anni. Anche se ovviamente alcune informazioni possono risultare oggi datate o magari di minore interesse, l'importanza storica di questo libro è enorme e soprattutto il libro contiene informazioni e riflessioni che sono interessanti e valide tutt'oggi. L'autore di questo libro, Howard Rheingold, è sicuramente uno degli osservatori più interessanti della contemporaneità, che negli anni si è concentrato soprattutto sulle implicazioni sociali e culturali delle tecnologie digitali. Molti dei suoi libri, come per esempio Smart Mobs o La rete ci rende intelligenti, sono sicuramente da recuperare. E da recuperare, secondo me, sarebbe anche l'atteggiamento che Rheingold ha utilizzato per scrivere questo libro, ovvero un atteggiamento curioso e potremmo dire ficcanaso. Questo libro lo consiglio perché se parliamo di classici, questo secondo me è il classico per eccellenza. Il terzo libro di cui voglio parlarvi e che purtroppo non ho qui con me è intitolato Computers as Theaters di Brenda Laurel. Questo libro secondo me è fenomenale, non ci sono altre parole per descriverlo. Sentendo il titolo voi direte computer e teatri? Cosa hanno in comune, non lo so, l'Oculus Quest e Shakespeare? Computer come teatri? Ovvio no? Pubblicato inizialmente nel 1993, questo libro, a differenza degli altri due, ha avuto una ristampa e una versione riveduta pubblicata successivamente nel 2013. Questo libro è la versione rivista e ampliata della tesi di dottorato dell'autrice. Brenda Laurel ha un background interessante. Infatti lei proviene da studi teatrali e di arti performative, ma allo stesso tempo nei primi anni 80 ha cominciato a lavorare come designer presso aziende come Atari e Activision. Ed è proprio grazie all'incontro di questi due ambiti che emergono le riflessioni presenti in questo libro. Questo libro si propone di utilizzare la prospettiva teatrale, la sua storia e le sue tecniche come base per costruire esperienze immersive e sistemi interattivi. E secondo me lo fa riuscendoci perfettamente. Se da un lato questo libro ci presenta un'ottima analisi di
che cos'è un'interfaccia e delle sue diverse tipologie, dall'altro lato invece si propone un obiettivo molto ambizioso, ovvero quello di tracciare una sorta di storia intellettuale dell'interazione che va dalla poetica di Aristotele fino agli esperimenti di Douglas Engelbart. Questo libro è stato estremamente influente, specialmente nell'ambito della Human-Computer Interaction, e a leggerlo oggi si capisce bene il perché. A discapito della sua popolarità e influenza, io sinceramente non ho mai capito come mai questo libro non sia mai stato tradotto in italiano. Perché leggere un libro del genere oggi? A chi lo consiglierei? Io lo consiglierei soprattutto a chi oggi sviluppa sistemi immersivi e interattivi. Perché è vero, i trend, le tecnologie cambiano negli anni, però qui, in questo libro, secondo me c'è la ciccia del discorso. Quando oggi si parla di experience, engagement e tutti questi bei concetti e queste belle parole, molte volte ci si dimentica o non si sa da dove provengono. È stato infatti il teatro la prima pratica umana a dare valore culturale e sociale a concetti come immersione, interazione, partecipazione. E è da qui quindi che bisogna partire. Senza entrare troppo nei dettagli di questo libro, che comunque è abbastanza articolato e denso, vi dico una cosa: se voi acquisterete e leggerete questo libro, non ne rimarrete assolutamente delusi, anzi, perché questo è un vero e proprio classico. In descrizione al video vi lascio alcuni link che potete consultare se foste nel caso interessati ad acquistare questi libri. A presto!